Benvenuto, sono Giuseppe. Oggi ti spiego uno strumento secondario di Biblos, ma che può esserti utile in casi molto particolari quando devi dare ordine ai tuoi documenti e ai tuoi testi. E allora si tratta dello strumento di ordinamento che trovi qui, Menu guarda. film modifica visual inserisci formato carattere punto punto paragrafo elenchi colore direzione maiuscole ordinamento punto 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 Ok? Formato, ordinamento. Ora ci entriamo. escape formato Allora, cosa escape chiudo menu serve? vuoto Serve a ordinare i paragrafi, ma anche le tabelle del documento. Quando tu hai dei paragrafi con scritto qualcosa in ogni paragrafo che vuoi mettere in ordine. Quindi hai una serie di paragrafi che vuoi mettere in ordine. Ci sono vari tipi di ordinamento. Per esempio, così, una serie di nomi. Scrivo dei nomi a caso. G I U S P E invio Giuseppe, M A R I O Mario, invio A N D R E A invio Andrea, C O R R A D O invio Corrado, E L I S A B E T T A invio Elisabetta, P A O L A Paola. invio Un nome con la Z? Boh, non lo so. Zio, metto Z zio. I O Vabbè, zio. Zio fa, così. invio Oppure un nome con la Barbara. B A R A Così, abbiamo una serie di nomi. inizio Quindi, uno per ogni riga. Giuseppe Giuseppe, Mario Mario, Andrea Andrea, Corrado Corrado, Elisabetta Elisabetta, Paola Paolo, Zio zio Barbara e Barbara. Bene. E allora, come facciamo a metterli in ordine? Utilizziamo lo strumento che ti ho fatto vedere prima. La prima cosa da fare è selezionare il testo, i paragrafi che si vogliono mettere in ordine. Barbara Si fa inizio così, possiamo home farli in maniera classica tenendo premuto Shift e andando giù con la freccia, per esempio. selezionato Così. Giuseppe selezionato Mario selezionato Andrea Però questo è un sistema che a me non piace. inizio Tu che vedi lo schermo magari puoi farlo col mouse home e non lo fai più velocemente di me, perché ti faccio vedere una cosa, guarda. Giuseppe Mi metto all'inizio, premo F8, F8 così, poi vado alla ma fine, ancora el pausi Barbara molto velocemente con la freccia senza tenere premuti altri tasti. Barbara Sono su fine Barbara, A vuoto vado A sull'ultimo vuoto carattere di Barbara e ripremo F8. F8 selezionato E il Giuseppe testo è selezionato, hai visto che sono più veloce di te? E allora andiamo su formato, menu modifica visual inserisci formato formato, giù, ordinamento. paragrafo elenchi colore direzione maiuscole ordinamento punto 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 Ok, chiudo menu Barbara ordinamento testo scegliere il tipo di ordinamento casella combinata testo crescente 1 di 7 qui si sceglie il tipo di ordinamento che si preferisce. testo crescente Lasciamolo così per ora. maiuscole barra minuscole casella di controllo non attivato C'è la possibilità di attivare o disattivare il rispetto delle maiuscole. Ma in genere, se il testo è scritto bene, questo si lascia disattivato, a meno che non si abbiano dei casi, delle esigenze particolari. elimina paragrafi identici casella di controllo non Questo attivato lo vediamo dopo. ok pulsante Ok, spazio. spazio 1 nuovo documento Guarda la magia. inizio Andrea Andrea, prima riga. Barbara Barbara, Corrado Corrado, Elisabetta Elisabetta, Giuseppe Giuseppe, Mario Mario, Paola Paola Zio e lo zio sta alla fine. Zio Così. Ok? È chiaro? È carina questa funzionalità. Facciamolo in un altro modo. inizio Allora, torniamo allo stato di prima. Quindi annulliamo l'ordinamento e facciamo CTRL Z. annulla Ok. inizio Giuseppe E siamo tornati ai paragrafi di prima. Mario Andrea Corrado Elisabetta Paola Zio Barbara Selezioniamo di nuovo tutto. Stavolta lo faccio con CTRL SHIFT, vado alla fine e premo CTRL SHIFT inizio. selezionato Giuseppe Mario Andrea Così. E ho selezionato tutto con un solo movimento. Andiamo sempre su formato, menu modifica inserisci formato ordinamento. carattere elenco maiuscole ordinamento punto 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 chiudo menu Barbara ordinamento testo scegliere il tipo di ordinamento casella Per esempio, combinata ti testo faccio crescente vedere 1 di la 7 differenza. testo decrescente Testo decrescente. maiuscole elimina paragrafo ok pulsante Ok? invio 1 inizio Zio E lo zio sta all'inizio. Paola
Paola dopo, Mario, Mario. Giuseppe, Elisa, Corrado, Barbara, Andrea. Ok, al contrario. Sta cosa è facile. Inizio, zio. Lasciamoli così. Ome. Metto. C'è una cosa molto particolare. Se io ho delle righe che iniziano con dei numeri, con dei valori, per esempio assegno 5 spazio, a 5 zio, zio, Paola. Ome. assegno 1, 10 a 0, Paola, spazio, 10 Paola, Mario. Ome. poi 1 1, a spazio, 1 Mario, Mario, Giuseppe. Ome. Giuseppe lo mettiamo al 9, 99, spazio, 99 Giuseppe, Elisabetta. Ome. Elisabetta mettiamoci 2, 5, 25, spazio, così, Corrado. Corrado lo mettiamo al numero 7 7, C, spazio, Barbara. e Ome. Barbara la mettiamo al numero 5, 6, 56. spazio, 56 Andrea. E Andrea? Ome. Andrea lo mettiamo al numero 3. 3, A, spazio, Così a caso. 3 Andrea. Allora, Inizio, 5 zio. noi abbiamo questi paragrafi così che iniziano con dei numeri e poi continuano con del testo. Mettiamo il caso che io voglia e tu voglia ordinare secondo la numerazione di questi paragrafi tutte queste righe. E allora, trucchetto, Ome. selezioniamo tutto. Io ogni tanto mi scontro col microfono. Ome. Vabbè, Selezionato 5 così zio, 10 Paola. andiamo sempre su Menu, formato, modi, visuale, inserisci, formato. Carattere, comandi, facilitato, stili, tabulazioni, ordinamento, punto. ordinamento, Chiudo menu, 3 così. Andrea, ordinamento testo, scegliere il tipo di ordinamento, casella combinata, testo crescente, 1 di 7. No, guarda qui, c'è una opzione particolare. Testo decrescente, lunghezza testo crescente, No, lunghezza testo decrescente, no, questo serve per altro. valore numerico crescente, Sì, questo qui, valore numerico crescente. Biblos interpreta i numeri, anche se sono del testo, e ora ordina i paragrafi in maniera progressiva. Senti qui. maiuscole barra minuscole casella di controllo non attivato, No, va bene così. elimina paragrafi identici, No, casella va di bene ok così. pulsante, Dopo lo vediamo questo. invio 1, nuovo Così. documento, Guarda. inizio 1 Mario, 1 Mario, 3 Andrea, 3 Andrea, 5 zio, 5 lo zio, 7 Corrado, Corrado, 10 Paola, 10 Paola, 25 Elisabetta, Elisabetta 56 Barbara, 99 Giuseppe. e Giuseppe sta al 99. È interessante? Sì, credo che possa essere molto interessante questa cosa quando ti trovi a gestire queste situazioni. E allora torniamo a come era prima, Annulla. così. Inizio 5 zio. Ora mettiamo il caso, l'opzione che hai visto, che tu hai una serie di paragrafi dove ci sono volte appaiono diciamo situazioni identiche all'interno di questa serie di paragrafi, cioè ci sono dei paragrafi uguali. E Ome. allora creiamo questa situazione, guarda, Selezione. Copiato. seleziono tutto Fine. 3 Andrea. Fine. e semplicemente Invio. faccio un incolla Incollato. dopo, Fine. Fine. Invio. faccio un Incollato. incolla dopo, Fine. Invio. Incollato. faccio un incolla dopo. 3 Andrea. Così. Inizio 5 Ora zio. ho tutta una serie di paragrafi, quanti ne ho? Col 1. Riga 1 di 32 car 5. 32 paragrafi dove i nomi si ripetono. 5 zio. 10 Paola. 1 Mario. 99 25 7 56 3 Andrea. 5 zio. 10 Vedi? 1 Mario. 90 27 53 5 10 1 Mario. 90 27 3 5 zio. La situazione, cioè posso risolvere questo problema in due modi. O cancello manualmente i paragrafi identici, ti conviene? No. Oppure utilizzo l'ordinamento. Guarda, Inizio 5 seleziono tutto sempre, selezionato 5 zio di menu vado modi sempre visuali in inserisci formato, formato carattere punto paragrafo pele colore direzione maiuscole ordinamento punto così, chiudo menu 3 Andrea testo crescente testo crescente, va bene, ok, lasciamolo così. Oppure con il valore, testo valore decrescente numerico. lunghezza testo valore numerico crescente Ok, così, maiuscole barra minuscole casella di controllo no, no, elimina paragrafi in spazio attivato così, ok pulsante invio. invio 1 inizio 1 Mario 3 Andrea 5 zio inizio 1 Mario Vediamo. con 1 riga 1 di 8 car 40 Vedi? Sono tornati a 8. Quindi tutti i paragrafi identici sono stati rimossi, ne è stato lasciato solo uno.
1 Mario, e poi sono stati messi in ordine. 1 Mario, 3 Andrea, 3 Andrea, 5 Zio, ok. 7 Corrado, 10 Paola, 25 Elisabetta, 56 Barbara, 99 Giuseppe. Ci siamo? Ci siamo, è chiaro? Allora, siamo a metà. Ora ti faccio vedere una cosa, ma con le tabelle. Si può fare anche quello. E intanto metti un mi piace, grazie. Lascia un commento. Magari alla fine, promettimi di lasciare un commento. È molto utile. Lasciami, che ne so, dimmi ciao Giuseppe. Inizio 1 Così. Mario, Home, Ora facciamo una cosa. vuoto, invio, Creiamo una tabella. Perché l'ordinamento può essere applicato anche alle tabelle. E ci sono dei casi molto utili da coprire. Guarda, menu, modifica, visualizzi, inserisci, inserisci, data e tabelle sottomenu, tabelle, aggiungi tabella, punto. aggiungi tabella. Chiudo menu, vuoto, aggiungi tabella, sommare, Sì, l'aggiungo così con 3 colonne e 3 righe, invio. invio 1, nuovo tabella con 3 righe e 3 colonne, Entriamoci dentro. dentro tabella, riga 1, colonna 1, editazione, vuoto, Ok, riga 1, colonna 1. Iniziamo a riempirla. Tipo, metto Giuseppe. G-U-S-I-E, riga 2, vuoto, Riga 2, Biblos. B-L-O-S, riga 3, vuoto, Riga 3, Andrea. A-N-D-R-E-A, Andrea, riga 2, Biblos, riga 1, Giuseppe, Vogliamo metterle in ordine queste righe di questa tabella? Andiamo sempre lì. menu, visuali, inserisci, formato, Formato, carattere, paragrafo, elenchi, colore, direzione, maiuscole, ordinamento, punto. ordinamento. Senti. Chiudo menu, ordinamento, tabella, scegliere il tipo di ordinamento, casella combinata, testo crescente, 1 di 7, Ok, facciamo così. escludi la prima riga, casella di controllo attivato, No, questo lo disattiviamo per ora. Dopo ti spiego a che serve. spazio, non attiva, maiuscole, barra, minuscole, casella di controllo non C'è attivato, sempre maiuscolo minuscolo. ok, pulsante, Ok, invio 1, nuovo documento, fuori tabella, ok. tabella con 3 righe e 3 Entriamoci di colonne, nuovo dentro. Guarda. dentro tabella, riga 1, colonna 1, editazione, Andrea, Ok. Nella riga 1 adesso c'è Andrea, non c'è più Giuseppe. Poi riga 2, Biblos, Biblos, riga 2. riga 3, Giuseppe, Riga 3, Giuseppe. Biblos ci ha ordinato esattamente questa tabella in ordine alfabetico. È interessante? riga 2, Biblos, Guarda, facciamo un'altra cosa. riga 1, Andrea, Andrea, colonna 2, vuoto, colonna 2 di Andrea, mettiamoci 23, 2, 3, così. riga 2, vuoto, Riga 2 è colonna 1, quella Biblos, con Biblos, no? colonna 2, vuoto, Nella colonna 2 ci mettiamo quanti anni ha Biblos? Biblos 2004, 2026, cazzo, 22 anni. 2, 2, 22 anni. riga 3, vuoto, E io? colonna 1, Giuseppe, colonna 2, vuoto, Io ne ho 52. 5, 2, Così. E allora, qui abbiamo nella prima colonna dei nomi, nella seconda colonna dei numeri. Sì, possiamo dargli il significato dell'età. E allora, noi abbiamo visto l'ordinamento crescente per il valore testuale, ma noi eravamo posizionati sulla prima colonna, anzi nella prima colonna. Adesso siamo nella seconda colonna. Questo per l'ordinamento è una indicazione che dice a Biblos: io voglio ordinare per la seconda colonna, non per la prima. E quindi, dove si trova il cursore, nella colonna dove si trova il cursore, Biblos fa l'ordinamento di tutta la tabella. Ora ci troviamo nella seconda colonna, quella con la presunta età, l'unica età vera è quella di Biblos e quella mia, e ordiniamo per questi valori, per questa colonna. Guarda. menu, modifica, visualizzi, inserisci, formato, carattere, paragrafo, elenchi, colore, direzione, maiuscole, ordinamento, punto. Ordinamento. Chiudo menu, 52, ordinamento, tabella, scegliere il tipo di ordinamento, casella combinata, testo crescente, 1 di 7, No. Ordiniamo per valore numerico. Guarda. testo lunghezza, valore numerico crescente, Lo mettiamo decrescente. valore numerico decrescente, Così. escludi la prima riga, casella Questo di lo controllo, spazio disattiviamo non sempre. attivato, Ora ti spiego. maiuscole, barra, ok, pulsante, Ok.
Invio 1. Nuovo documento. Fuori tabella. Ok, entriamoci di nuovo dentro. Dentro tabella. Riga 1. Colonna 1. Editazione. Giuseppe. Giuseppe. Perché? Colonna 2. 52. Perché il valore 52 per l'ordinamento numerico decrescente sta al primo posto. Riga 2. 23. Poi c'è il 23, Colonna 1. cioè Andrea. Andrea, Colonna 2. Riga 3. 22. e poi 22, Colonna 1. Biblos. che è Biblos. Ti si inquadra meglio questa circostanza? Immagina di avere una tabella con dei nomi, con l'età di queste persone, e tu vuoi ordinarla in ordine che il più giovane stia all'inizio, il più anziano alla fine. E allora ti metti sulla colonna dell'età e fai l'ordinamento così come ti ho fatto vedere. Allora devo farti vedere il caso in cui c'è una prima riga della tabella dove a volte c'è una intestazione. Sai, quelle spiegazioni che servono a dire in questa colonna c'è il nome, in quest'altra colonna c'è l'età e nella terza colonna c'è qualcos'altro. Bene, Riga 2. Andrea. creiamola questa Riga 2. Riga 1. Giuseppe. Questa eventualità la andiamo a creare. Aggiungiamo una riga in alto, così. Apri il menu contestuale. Incolla CT proprietà e le tabelle sottomenu. Aggiungi colonna prima. Aggiungi colonna. Aggiungi riga sopra. Così. Chiudo menu. Fuori tabella. Dentro tabella. Riga 1. Vuoto. Ok, Colonna siamo alla 2. riga 1, Editazione. Colonna 1. 2, Editazione. colonna 1, Vuoto. riga 1. Vuoto. Qui ci mettiamo semplicemente nome, N-O-M-E. nome, Nome. Colonna 2. Editazione. e ci Vuoto. mettiamo età, E-T-A. età, Colonna 3. Editazione. e Vuoto. qua ci mettiamo boh, B-O-H. boh, così. Colonna 1. Nome. Nome. Bene, io voglio ordinare questa tabella per nome Riga stavolta. 2. Giuseppe. Anzi, la voglio ordinare per... vabbè, facciamo per nome. Così, mi metto sulla prima colonna. Menu. Andiamo Modifica. su Visualizza. Inserisci. formato, Formato. Elenchi. Colore. ordinamento, Direzione. Maiuscole. Ordinamento. così. Chiudo menu. Giuseppe. Ordinamento tabella. Scegliere il tipo di ordinamento. Casella combinata. Testo crescente. 1 di 7. Testo crescente, lo lasciamo così. Escludi la prima riga. Casella di controllo attivato. Stavolta questa casella la lascio attivata, perché io non voglio considerare nell'ordinamento la prima riga. Questo è il significato. Quindi la prima riga della tabella non viene ordinata insieme alle altre e quindi resta al primo posto. Maiuscole. Ok. Pulsante. Ok, Invio 1. Nuovo Guarda. documento. Dentro tabella. Riga 1. Colonna 1. Editazione. Nome. nome. Hai visto che è rimasto sempre qui al primo posto? Scendiamo giù. Riga 2. Andrea. Andrea, Riga 3. Biblos. Biblos, Riga 4. Giuseppe. Giuseppe. Riga 3. Biblos. Voglio fare la stessa cosa, per esempio, con l'altra colonna, quella Colonna 2. dell'età. Riga 1. Età. Età. Riga 2. 23. Bene. Così andiamo di nuovo lì in ordinamento. Menu. Inserì. Formato. Carattere. Comandi. Facilitato. Stili. Tabulazioni. Ordinamento. Chiudo menu. Così. 23. Ordinamento tabella. Testo. Lunghezza. Testo. Lunghezza. Valore numerico crescente. Così. Stavolta lo faccio al contrario. Escludi la prima riga. Casella di controllo attivato. Lascio attivato. Maiuscole. Ok. Pulsante. Ok. Invio 1. Nuovo documento. Dentro tabella. Riga 1. Nome. Nome, Colonna. Età. età, Riga 2. 22. 22. Colonna. Biblos. Biblos. Riga 3. Andrea. Andrea, riga 3 stavolta. Colonna 23. 23 anni. Riga 4. 52. 52. Chi è questo? Colonna 1. Giuseppe. Giuseppe. Chiaro? È stato utile? Sì, dai. Ci sono dei casi in cui vuoi fare questi ordinamenti, perché a volte capita di dover fare queste cose particolari. Bene, e allora metti un mi piace, lascia un commento, se vuoi condividi questo video ai tuoi amici e se non sei iscritto iscriviti a questo canale. Biblos per uso personale gratuito.
Per tutti gli altri casi scrivimi. Allora, ci sentiamo giovedì prossimo? Che dici? Magari ti faccio vedere o ti racconto delle novità il prossimo giovedì. Ciao, alla prossima.